Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere se la persona che state frequentando, se la relazione che avete con questa persona diventerà più concreta, diventerà più seria, più corposa, diciamo così. Abbiamo due scelte, la prima è il mazzo rosso e la seconda è il mazzo grigio. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo rosso, andiamo a vedere se questa relazione diventerà più seria. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, vi invito ad ascoltare l'altra lettura oppure gli oroscopi mensili. Sotto nella descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Inoltre trovate anche la guida per capire come incastrare più oroscopi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso di metafisica base e l'altro è un corso di tarocchi intuitivi base. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per i prossimi 3 mesi con questa persona, ragazzi. Quindi da quando ascoltate la lettura, l'energia ha un potenziale sviluppo nei prossimi 3 mesi. Allora, 2 di spade, 10 di coppe, la luna, 2 di bastoni, la forza, l'appeso, questa è rimasta così ma non è caduta, la guardiamo, è la luna, 8 di spade, otto di coppe, il carro, abbiamo un 8 di bastoni, un 3 di pentacoli, 7 di coppe e 5 di pentacoli. Ok ragazzi, questo è il giudizio, forse ho detto che era la luna, questo è il giudizio ragazzi. Devo dire che così d'entrata sembra quasi quasi meglio predisposta l'altra persona rispetto a voi. Devo dire che la sensazione è che non siate convinti di un futuro con questa persona. Io ho come la sensazione che abbiate qualche dubbio sul tipo di vita che potreste costruire con questa persona piuttosto che sul tipo di realtà o di relazione. Andiamo a vedere queste prime 3 carte. Partiamo, ok. Il 2 di spade, ecco, è spiegato dall'eremita e dall'8 di spade che avete già. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Re di bastoni. E mago. Andiamo a vedere il giudizio.
2 di bastoni che avete già qui e 6 di bastoni. Sì, come vi dicevo, credo siate voi proprio a, ad avere un po' questi dubbi nei confronti di questa persona. I dubbi potrebbero essere o sul voglio costruire qualche cosa con questa persona, voglio realmente, cioè credo realmente che con questa persona io riesca a costruire una realtà in luce, o potrebbe anche essere sono sicura di volermi, o sicuro di volermi infilare in una relazione o sto bene così come sono. È come se per certi versi qualcuno non si sentisse riconosciuto da parte dell'altro, è per quello che c'è questa titubanza. In qualche caso, ragazzi, ci potrebbe essere una famiglia già esistente da parte dell'altra persona e nonostante questa persona vi dica no, dai, cominciamo, facciamo, brighiamo, vediamoci di più, io credo che qui la vostra titubanza sia appunto il fatto che sì, potreste anche iniziare una relazione, però poi, considerato la situazione dell'altra parte, cioè dove potrebbe esserci già una famiglia in piedi, qui il dubbio è, sarò parte della famiglia, verrò riconosciuto o riconosciuta? Ci sono effettivi progetti che si possono ideare con questa persona o a causa della sua situazione non sono tanto fruibili questi progetti, non sono tanto realizzabili? Credo che qui il dubbio sia sul che cosa si possa costruire insieme. Andiamo avanti, vediamo queste altre 3 carte. Allora, andiamo con il 2 di bastoni. 9 di bastoni, 5 di bastoni e re di pentacoli. Andiamo a vedere la forza. Fante di bastoni, giudizio di nuovo, regina di coppe e cavaliere di spade. È come se mancasse un po' di sprint, mi viene da dire. Andiamo a vedere anche l'appeso. Abbiamo cavaliere di coppe e temperanza. Dunque, ragazzi, il punto qui è, secondo me, imparare a gestire la relazione. Cioè è come se dovesse dettare voi delle regole. Diciamo che c'è anche un 5 di bastoni, potrebbero effettivamente esserci dei confronti importanti tra di voi, ma sono confronti che in realtà fanno crescere, non stanno minando la relazione. Abbiamo poi la carta della forza. Allora, io sento che qui ehm, come vi posso dire? C'era una temperanza, vero? Sì, è qui. È come se appunto vi mancasse la grinta e aveste bisogno di ritrovare la vostra forza interna. La forza può far riferimento alle 3, diciamo, unità che compongono l'umano, quindi forza fisica, forza mentale e forza morale. Come se ci fosse bisogno di questa spinta, di questo entusiasmo da ritrovare, un pochettino la grinta potrebbe essere. E se ve la devo dire tutta con questo 2 di spade e i 2 giudizi qui, credo che ci sia la necessità di vedere le cose nel lungo periodo, non nel breve periodo.
Cosa effettivamente posso costruire con questa persona nel lungo periodo? Che cosa ci potrebbe mantenere uniti nel lungo periodo? Oppure se ci fosse la situazione già in piedi di cui vi parlavo prima, è quanto tempo sono disposto o disposta, per esempio, ad aspettare perché questa persona risolva le sue problematiche o le sue questioni, insomma. Una cosa importante con la carta del giudizio è la comunicazione. Credo che qui sia importante parlare a cuore aperto. mm? Andiamo avanti. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 10 di bastoni. Andiamo con l'8 di coppe. Mm. Il discorso del 6 di bastoni qua lo sento con questo, collegato con questo cavaliere di coppe. Come vi dicevo, per l'otto di coppe, fante di coppe e re di coppe, come vi dicevo, c'è un tema con la comunicazione. Allora, io credo che da parte dell'altra persona possano arrivare come degli input, ma mai niente di certo. Ed è per questo che voi avete questo due di spade, questa insicurezza, il fatto che non ci vedete chiaro, il fatto che è come se i confini della relazione fossero ancora indefiniti, in via di costruzione. Ci vediamo, però non abbiamo un'etichetta, non possiamo definirci amici perché magari ci vediamo troppo poco, una volta ogni 15 giorni, oppure magari la conoscenza è recente e quindi non ci si può ancora chiamare amici. Sapete, quelle cose dove sì, c'è interesse, però non lo dimostrano, ne parlano solo. E vi dico, la comunicazione è un tema importante, soprattutto nel prossimo trimestre, perché mm, è come se uno dei due non volesse esporsi più di tanto. Andiamo a vedere il carro. 5 di spade. E un 10 di coppe. Allora, da un lato sento che uno dei due ha fretta di arrivare a qualche cosa di più concreto. È come se non ci fosse più la pazienza di aspettare, soprattutto se magari, non lo so, vi state conoscendo in modo superficiale da 3-4 mesi e c'è quella voglia di conoscersi un po' più a fondo. Ok? Vi dico, c'è due volte il 10 di coppe, qui c'è una famiglia in ballo, qualche tipo di unione che uno dei due ha già, potrebbe fortemente essere l'altra persona. E io ho la sensazione, perché qui l'otto di spade c'è due volte, che insomma non vediate nessun tipo di movimento da parte dell'altro per cambiare il tipo di situazione che ha. E la comunicazione può essere difficile nel senso, e anche la presa di posizione nel senso che magari questa persona vi dice non so come fare, come comportarmi, non so che cosa sia meglio, bisogna portar pazienza, tutte queste cose qui. E vi sento un po' scarichi fondamentalmente. Andiamo a vedere queste ultime carte. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 4 di bastoni e 3 di coppe. Andiamo a vedere il 3 di denari. Imperatrice. E papa. Andiamo a vedere il 7 di coppe.
3 di spade, 8 di pentacoli, mondo e carro. Andiamo a vedere il 5. 3 di pentacoli nuovamente e 3 di bastoni. Guardate ragazzi, puntate sulla comunicazione, da come uno si esprime, potete capire molto dal tipo di parole che sceglie per esprimersi, da come, dai gesti facciali, dalle microespressioni facciali, da come anche parlando di un tema la persona muove il corpo. Tutto questo io lo spiego nella playlist 2 riservata agli abbonati. Ehm, Mi viene quasi da dire che a un certo punto potreste rimanere in silenzio stampa, ma perché siete voi che non avete le idee chiare, ok? È facile che molti di voi siano single, incontrino o abbiano incontrato questa persona che ha già una situazione in piedi. Se non è una situazione in piedi, nel senso che la famiglia, per dire, piuttosto che la relazione è già chiusa, è l'energia intorno a questa relazione che è ancora in piedi. Sapete, quando finisce una storia e si continua a pensare nel passato, si continua a mandare energia a quella relazione. Nel momento in cui si tronca questo invio, allora sì che la persona inizia a sciogliere il legame con la relazione o con la persona. Quindi qui sento che c'è ancora come qualche cosa da parte, potrebbe essere soprattutto da parte dell'altro, appunto, che è ancora in piedi. Se è un po' che conoscete questa persona, credo che la situazione vi stia un po' logorando, che non siate più disposti ad aspettare, che abbiate voglia come di qualche cambio, di qualche decreto, se vogliamo metterla così, da parte dell'altra persona, che vi ufficializzi, che vi dia garanzie, che vi dia sicurezze su quello che è la vostra relazione. Vi dico, è più l'insicurezza da parte vostra, questa mancanza di entusiasmo, perché quando uno non vede il risultato, quando uno non vede che anche dall'altra parte arriva qualcosa, dopo un po' l'energia scema, cioè nel senso scende, piano piano si affievolisce. Guardate ragazzi, se ve la devo dire tutta, non credo che questa relazione potrebbe diventare qualche cosa di più, ma perché voi non avete abbastanza fiducia nell'altra persona, non vedete come se l'altra persona vi desse delle prove concrete. Credo che qualcuno potrebbe essere invitato anche a spostarsi, del tipo, se vuoi che ci vediamo, vieni tu qua. Magari è la quarta volta che andate voi e la persona non si è spostata neanche una volta, quindi un po' come se fosse comodo o comoda. Quando gli altri ci trovano delle scuse, tipo, ma no, non posso, pensate sempre, io, se voglio raggiungere un risultato, quanto mi sforzo per una cosa che mi importa davvero? Quanto mi sforzo? Che cosa sono capace di fare? Quindi, se sono capace di farla io, può essere capace di farla anche l'altro. Se l'altro non lo fa, a meno che non ci siano reali impedimenti, è perché probabilmente non si sforza abbastanza perché non gli importa abbastanza o non le importa abbastanza. Poi ripeto, bisogna sempre vedere la situazione di ognuno, magari ci sono effettivamente degli impedimenti importanti. Però ragazzi, qui sento come se l'altra persona parlasse sempre solo di progetti e non vi desse dei punti saldi a cui afferrarvi, delle regole. Anzi, vi dirò che siete molto sulla difensiva, o perlomeno così vi sento nei prossimi 3 mesi nei confronti di questa persona. Avete bisogno di ufficializzazioni, di concretizzazioni e non solo di sogni e parole inerenti il futuro. Qui c'è una situazione di stanchezza alla base, dove avete voglia che insomma le cose si muovano un pochettino, o meglio che l'altra persona si muova, che smetta sempre solo di parlare o di fare promesse e che alla fine concretizzi qualche cosa.
Vi dico, io nei prossimi 3 mesi non vedo che ci siano grossi cambi rispetto alla situazione che state vivendo. Anzi, vi dico che a un certo punto potreste decidere di sparire, di stare in silenzio stampa, mi viene da dire di farvi i fatti vostri, di pensare alla vostra vita. Qui abbiamo un numero importante di carte al contrario, come se l'energia si incastrasse a un certo punto. È anche vero che abbiamo 2 3 di pentacoli e un 3 di bastoni, che sono comunque carte di progetti, però è sempre solo quel progetto, non lo so, perché c'è anche un 5 di pentacoli, quindi è come se l'altra persona a un certo punto vi dicesse: devo prendermi la responsabilità di questa cosa, è una mia responsabilità, non posso eludere il problema, per esempio, no? Quegli impedimenti di cui parlavamo prima. Però la cosa è come se non vi convincesse molto. Quando le cose non vi convincono, piuttosto prendete tempo. Soprattutto se, per esempio, questa persona vi piace, se passate del tempo con lei di qualità, ecco, non date per scontato che no, non sia quella, che no, non si sforzi abbastanza, come è anche vero che non date per scontato che se fino adesso, ipotesi, sono passati 4 mesi e la situazione dall'inizio ad adesso non è cambiata, non date per scontato che cambierà perché lui o lei lo dice. Cercate sempre di mantenere il vostro discernimento aperto, no? La capacità di giudizio, la saggezza. Qui abbiamo dell'eremita, l'eremita è colui che ha già esperienze, sa già come funzionano certe cose e quindi è in grado di riconoscerle. Andiamo a vedere un paio di oracoli. Ok, qui abbiamo la carta della barca. Dice che c'è una progressione effettivamente, c'è come un muoversi verso qualcuno o verso di voi, come se qualcuno vi desse o si muovesse verso di voi. Tutto sommato direi che è una bella carta, ok? Andiamo a vedere un altro oracolo. Oh, Yang, carta numero 1, carta di azione, di movimento. Vedete che qui c'è una palla di fuoco, una palla di energia che sapete Goku, il cartone animato che faceva le palle si fa così anche nella vita reale, in metafisica, si creano queste palle di energia con la respirazione e poi tipo si lanciano, no? Pokémon erano, se non mi ricordo male, Goku. Non sono molto esperta di cartoni animati. Comunque è una carta che mi invita all'azione, a fare qualcosa. Vedendo la palla di fuoco mi verrebbe da dire lanciate la palla e vedete l'altro come risponde fondamentalmente. È come se le cose non fossero mature. Adesso dipende sempre da quanto tempo è che vi frequentate. Però per certe situazioni può essere che le cose non siano mature per prendere una forma, per essere definite, quindi c'è ancora come questa chiacchiera da dover sviluppare, per altri invece è come una presa di posizione, cioè nel senso è stato così fino ad adesso, non vedo sbocchi, non vedo concretizzazioni, c'è come la volontà di, e tra l'altro Yang è come la carta numero 1, il mago, che anche lui è una carta di azione di movimento. È come se ci fosse qualche impedimento, però le parole sono: ah, ma io vorrei fare, io vorrei organizzare, vorrei che stessimo insieme, però in realtà poi le cose non si muovono al di là della progettualità, cioè non si arriva mai a un dunque. E qui c'è bisogno di come dare sicurezza al tipo di relazione che si sta instaurando o al tipo di sentimento che si sta provando. Ok? Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video
e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro, oppure se volete lavorare per vostro conto o a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. I video degli abbonamenti sono stati riordinati come per essere una scuola, sono temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, cristalloterapia, insomma inserisco un po' tutto quello che ho imparato in tanti anni di studi olistici. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo grigio, anche per voi andiamo a vedere questa relazione se si solidificherà, si diventerà qualcosa di serio. Vi ricordo che la lettura è per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura oppure ascoltare gli oroscopi mensili. Bene, sotto in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una sessione personalizzata e sempre in descrizione trovate la guida per unire diversi oroscopi, come anche i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarot intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia con questa persona, se ci sono degli sviluppi, se la cosa si concretizza. Sette di pentacoli, 9 di bastoni, temperanza, 6 di pentacoli, 3 di bastoni, 8 di bastoni, cavaliere di spade, 8 di coppe, fante di spade, 10 di spade, cavaliere di pentacoli, 2 di spade, ancora una per piacere, carro. Bene ragazzi, d'entrata devo dire che l'energia all'interno della relazione è un po', come dire, lenta, lenta, ma proprio lenta. Partiamo con questo 7 di pentacoli, 3 di bastoni, che avete già qui, e 4 di coppe. Andiamo a vedere il 9, 5 di spade, scusate, 5 di bastoni, asso di coppe. Andiamo a vedere la temperanza, 8 di spade, re di coppe. Datemi una carta ancora per il 5 di bastoni,
8 di pentacoli. Dunque, io ho la sensazione che ci sia una certa titubanza, più dall'altra parte che dalla vostra parte. Diciamo che allora ci potrebbero essere o dei problemi legati al vivere quotidiano, indipendentemente dal fatto che viviate insieme o magari che vi stiate, insomma, conoscendo da poco, il come compaginare il vedersi, potrebbe anche essere come inserire la relazione nel quotidiano, come è anche vero che per qualcuno potrebbe essere una relazione lavorativa, quindi il vivere quotidiano è durante l'orario di lavoro. Allora, non so perché, però l'altra persona ha come questa titubanza e di conseguenza non si può che andare lenti in questa relazione. Qui c'è anche un 8 di spade, come se qualcuno si sentisse o in modalità vittima, oppure potrebbe sentirsi intrappolato, magari potrebbe vivere la relazione come un essere intrappolato e quindi non arriva mai a concretizzare la relazione. Andiamo a vedere queste carte. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, 2 di spade, che avete già qui, e 9 di bastoni che abbiamo già qui. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mi viene da dirvi di non fare troppo voi per la relazione, ma di stare un attimino fermi, di lasciare che sia anche un po' l'altro a muoversi, o l'altra, Io adesso parlo al maschile, ragazzi, perché sono donna, mi viene così d'abitudine, però valgono anche ovviamente per gli uomini queste letture. Considerato che siete quasi il 35%, 40, 38, non mi ricordo bene, per cento degli iscritti. Allora, per il 3 di bastoni abbiamo cavaliere di bastoni, 4 di spade e sole. Andiamo a vedere tutti i bastoni. Credo che qui il punto sia semplicemente comunicare l'uno all'altra quali sono i propri obiettivi, ragazzi. Allora, qui per l'8 di bastoni abbiamo un 7 di pentacoli, un asso di bastoni, un 10 di pentacoli e di nuovo il carro. Potrebbe anche esserci un tema legato ai figli, tipo che uno dei due ne vuole, vorrebbe costruire una famiglia, mentre l'altro no. Il fatto di voglio veramente creare qualcosa, ho davvero il progetto di unione nella mia vita. Andiamo avanti, andiamo a vedere il cavaliere di spade. Ho come l'idea che abbiate delle dinamiche molto simili come modo di comportarvi. Cioè, ognuno dei due in un certo senso tira indietro perché non è sicuro dell'altro. Allo stesso modo avresti bisogno di uno sforzo in più da parte dell'altro, però neanche voi lo fate, no? Ho un po' questa sensazione. Perché comunque si parte con un 7 di pentacoli e ce l'avete anche qui. Quindi qui si tratta di una situazione di fermo, avete anche la temperanza, o di pazienza, o di impotenza, mi viene da dire, considerato anche questo 8 di spade, e qui c'è da agire. Vedete che qui anche avete l'asso di bastoni, c'è da prendere l'iniziativa, da muoversi anche, tra l'altro il carro. Andiamo a vedere cavaliere di spade.
Re di spade. Ho come l'idea che ognuno dei due abbia bisogno di confini sicuri prima di potersi esporre, però siccome nessuno dei due si espone, non dà confini sicuri all'altro in modo che l'altro si esponga, quindi è un po' un circolo vizioso. E giustizia. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e di nuovo un cavaliere di spade, ragazzi. Sì, ho come l'idea che ognuno dei due sia nella propria zona sicura e che si faccia difficoltà ad andare verso l'altro, perché tutti e due aspettate che sia l'altro a fare una mossa nei vostri confronti. Ho anche la sensazione che qui la tendenza sia di non affrontare i problemi. Difatti qui avete un 8 di bastoni, avete bisogno come di migliorare la comunicazione e anche di mettere sulla tavola alcuni temi magari un po' delicati, però che devono essere chiariti, che devono essere affrontati. Andiamo a vedere il fante di spade. Cavaliere di coppe e 8 di coppe che avete anche qui. C'è un tema con i viaggi, con i viaggi, con gli spostamenti, 2 volte l'8 di coppe, 2 volte il carro. Ci potrebbe essere come anche una distanza eventualmente tra di voi. Allora, quello che mi sento di dire è, come vi posso spiegare? Monitorate l'andamento della relazione, perché qui ho come l'idea che non ci sia una comunicazione sincera, ma da parte di nessuno dei due, è come se ci fossero dei giochi mentali. Ah, se faccio così e lui risponde vuol dire questo, se faccio così e lui non risponde o lei non risponde vuol dire quest'altro. Però questi sono calcoli e non sempre avete la certezza che siano come li pensate voi, perché molte volte non si hanno le informazioni necessarie per fare questi calcoli. C'è tanto controllo, ci sono tante spade, ragazzi. Io credo che sia un po' l'insicurezza ehm, che vi fa tirare indietro. Come vi dicevo, è come se ognuno dei due aspettasse un passo da parte dell'altro prima di sciogliersi e questo non arriva. E voi la stessa cosa non lo fate, quindi l'altro non si scioglie. Sento che avete come una tendenza a scappare, magari dalle situazioni problematiche, magari dai litigi, siete quelli che, o magari l'altro, si gira e se ne va nel mezzo di un litigio perché non lo sa sostenere, non sa come difendersi. Sì, c'è qualche questione da migliorare con la comunicazione, come essere più onesti, essere più sinceri, ma anche con voi stessi. Soprattutto se in questa relazione voi state vivendo qualche cosa che a vostro parere è ingiusto. È come se questo tipo di relazione o di situazione vi potesse servire per imparare dove mettere i paletti, dove mettere i muri. Cioè, allora, questa cosa qui va bene, io avrei voluto fosse così, ma anche se in un altro modo posso adattarmi, però questo tema invece per me è imprescindibile, cioè non si tocca, o è così o niente, o si rispetta quello che è, oppure io prendo altre decisioni, insomma. Come stabilire che cosa può subire dei cambiamenti, che cosa può muoversi all'interno della vostra struttura per far sì che la relazione funzioni e invece che cosa non si può muovere perché lì voi vi sentite al sicuro.
Andiamo a vedere le ultime carte. Andiamo a vedere il 10 di spade. Imperatrice. 5 di spade. Andiamo a vedere il cavaliere. 10 di coppe. Wow, e 2 di coppe. Datemi una carta da 5 per il 5 di spade. Allora ragazzi, la sensazione è che qualcuno qui voglia controllare, spingere, dirigere, indrizzare un po' troppo la relazione o l'altra persona, ed è probabilmente per questo che l'altra persona tira indietro. Io ho come questa sensazione. Allora, vi dico che c'è interesse da parte dell'altra persona e potrei anche osare dirvi che c'è come un trasporto emotivo piuttosto significativo da parte dell'altro, però che cosa succede? Io credo che questo vostro bisogno di sicurezza, di certezza, di protezione chiede un po' troppe conferme all'altro, cioè questo vostro bisogno fa sì che voi chiediate un po' troppe conferme. L'altra persona, io credo che non si senta ancora del tutto sicura di darvele, e quello di cui ha bisogno questa persona è andare con calma. Vi dico, l'energia non si ferma mai, è sempre in continuo movimento, o si espande o si contrae, e quando la si vede ferma è perché i movimenti sono talmente lenti da sembrare ferma, però in realtà l'energia non si ferma mai, non si blocca mai, o si espande o si contrae. Qui quello che sento è che se voi fate un passo così verso l'altro a livello di comprensione, a livello di accoglienza, a livello di anche compassione, è un po' come aprire il cuore all'altro, e più che tutto si tratta di trasformare la vostra attitudine nei confronti dell'altro. Vedrete che l'altro o l'altra, secondo me, farà un passo. Tenete presente che la lettura ha una durata di circa 3 mesi, ok? E sento che con un po' più, cioè praticamente alzando il piede dall'acceleratore della relazione, ok? È come se la relazione rallentasse e voi aveste modo di valutare meglio quello che state vivendo, la strada che state percorrendo, diciamo quello che state vedendo intorno a voi in questo viaggio insieme. E più uno va piano, più c'è la possibilità di cambiare direzione, correggere il tiro, fare aggiustamenti. Vi dico, c'è un risvolto positivo, però non mettete fretta al partner, perché quello lo fa scappare o la fa scappare. Io sento che la persona effettivamente, ehm, vi dico, prova qualcosa per voi. La stessa finisce con un 2 di coppe, ragazzi. Qua si parla di un fidanzamento, un incontro. Finalmente si esce dal dubbio. Anzi, andiamo a vedere questo carro. Regina di bastoni. Sì, mi viene proprio da dire non forzate l'altra parte, ma piuttosto, ecco, non spingete l'altra parte verso di voi, semplicemente attiratela. Guardate, secondo me sì, ci sono buone probabilità che le cose nel giro di un trimestre possono effettivamente concretizzarsi. Prendere un'altra piega, mettiamola così. Prendere una piega effettivamente più concreta, però è come se l'altro avesse bisogno di più spazio, di più tempo, di essere capito e compreso di più, meno additato, meno giudicato, meno
compresso, mi viene da dire. Credo che uno dei due, penso l'altro in realtà, o l'altra, stia vivendo come una fase di rigenerazione. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un paio di oracoli per concludere la lettura. Wow! Le cose vengono alla luce, cambi, guarigioni, bellissima carta. È la carta della libellula e normalmente quando si vedono le libellule è perché l'aria è pulita. Allora, andiamo a vedere un ultimo oracolo di questi. Ok. O riparare, carta numero 52, qui fa vedere che cuce una sorta di festone e il festone collega le due fanciulle. Qui si tratta di riparare una relazione, riparare un trauma, riparare a una mancanza magari anche. E poi qui abbiamo la carta numero 27 che ci dice scambiare doni, scambiarsi doni, che è un po' quello che sento qui con questo 6 di pentacoli, che era al contrario, come se ci mancasse uno scambio effettivamente con l'altra persona, ma apritevi prima voi, secondo me, cambiate voi il modo di porvi, il modo di accogliere questa persona. È chiaro che se quando vi vedete al ristorante, non lo so, sto facendo un esempio come un altro, la prima cosa che dite a questa persona è perché non mi hai risposto? Ti ho mandato un messaggio. Invece che ciao, come stai? Mi sei mancato. Capite che la reazione è diversa, no? Uno si sente accolto molto meglio nella seconda ipotesi. Ok ragazzi, fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Se insomma volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete potete lasciare un commento, a me piace sempre leggerli, anzi soprattutto se la lettura vi è servita, perlomeno come spunto di riflessione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziono. Se no, diversamente potete anche abbonarvi al canale se preferite affrontare questo percorso di crescita a vostro ritmo. Nel canale io ho inserito, scusate, nell'abbonamento ho inserito tutto quello che io praticamente ho imparato in tanti anni di studi olistici e l'ho come riordinato per darvi una scuola per imparare insomma dalle cose più semplici alle cose un po' più importanti e un po' più spesse, ecco. Comunque i titoli dei video si vedono, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e vedere quali sono gli argomenti che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!